Namaste, sono Giuseppe Fratto, presidente dell'Associazione Pranic Healing. Vorrei proporvi un'ulteriore riflessione su un altro argomento a me anche molto caro. È un argomento che ha a che fare con la struttura del nostro sistema. La struttura del nostro sistema energetico e non solo del nostro sistema energetico. Come abbiamo già detto in altri appuntamenti, la struttura più esoterica, quindi la struttura più interna e interiore e anche un po' nascosta, no, della persona, dell'uomo, prevede che ci siano tutta una serie di vibrazioni che sono parte attiva dell'uomo, cioè quello che vediamo che è il corpo fisico, ma anche tutta un'altra serie di altre forme vibratorie che ne sono anche l'origine della parte materiale che noi vediamo. Quindi stiamo parlando di aure. Ora, provate a pensare a quelle che potrebbe essere la nostra aura in una giornata comune, no? in una giornata nel quotidiano. Ora, sappiamo che esiste una parte fisica, una parte emotiva, qualche cosa che ha a che fare con il nostro pensiero, con la nostra mente. Provate a immaginare quante emozioni e quanti pensieri attraversano la nostra mente e i nostri campi durante la giornata. Veramente tantissimi. Ora, perché stiamo parlando di questo? Stiamo parlando di questo perché tutti le emozioni, i pensieri addensano il nostro campo, addensano la nostra aura, e quindi come possiamo essere più attenti ad altri tipi di segnali, no? Ad altri tipi di comunicazione. Se noi parliamo tantissimo e creiamo tantissimo rumore, non possiamo essere più consapevoli di, in qualche modo, vibrazioni molto più sottili che stanno a un livello veramente molto più vicini al silenzio, come ponte di comunicazione. Ecco, moltissimi nel corso dei secoli maestri consigliano la meditazione proprio per questa ragione, per poter sempre più essere vicini a questa voce, a questa vibrazione che nel silenzio è possibile cogliere con maggiore attenzione. Per cui la pratica della meditazione, che voi sapete, noi qui facciamo tutti quanti i giovedì sera, tutte le settimane, quindi come appuntamento alle ore 21, ha anche questo scopo, quello di incominciare a sentire il silenzio dentro di noi, ascoltare sempre di più quella parte di quiete interiore, che è un elemento fondamentale, fondante dell'essere. Noi siamo abituati alle parole, siamo abituati ai rumori, e ci sono addirittura alcune persone che quando c'è il silenzio hanno timore, no? Perché non sono abituati al silenzio. Ecco, il silenzio è la parte fondante dell'ascolto, perché attraverso il silenzio io posso sentire. Sembra un paradosso, ma funziona così, perché ciò che noi possiamo sentire non sono soltanto i rumori materiali, ma sono anche qualche cosa che arriva evidentemente da un altro piano energetico, no? Vi ricordo che noi siamo fatti energeticamente diversi livelli e qualità di energia, quella che io chiamo la qualità dell'essere, no? La qualità dell'essere. Quindi pensando a questo tipo di strutture, a quello che è la quotidianità, il silenzio è qualcosa che ci avvicina. A che cosa? Bene, allora, qui dobbiamo conoscere un po' meglio la tecnologia, come diceva Master Choa, del nostro sistema energetico spirituale, no? Master Choa nel proporre il Pranic Healing ha elaborato una tecnica basata su 11 chakra, no? Voi sapete, sicuramente conoscete i chakra tradizionali, 7, qualcuno dice 8, qualcuno è 9. Master Choa ha elaborato questa tecnica basata sugli 11 chakra maggiori, semplicemente per una ragione specifica che nel Pranic Healing, nei corsi di Pranic Healing svisceriamo e approfondiamo, no? Ma si è anche accorto che attraverso tutta una serie di esperienze e anche di studi approfonditi su
antiche scuole, antichi testi, che l'uomo ha una sua caratteristica anche riferita alla sua incarnazione, che è racchiusa come informazione in alcuni punti del suo sistema energetico, ma in un chakra che è chiamato 12° chakra. In questo 12° chakra viene calata questo aspetto dell'energia di un ente superiore, no? Che ci permette di essere presenti in questo spazio-tempo. Quindi attraverso questo che cosa è possibile fare? Attraverso la conoscenza del 12° chakra e quindi di questo elemento fondamentale che è il punto essenziale della nostra individualizzazione come essere umano, noi possiamo entrare in contatto con qualcosa di molto molto più superiore. Questo aspetto del sé superiore è quella fonte energetica pura, quella fonte energetica che ci permette di avere energia sufficiente per essere qui come esseri incarnati. Attraverso quindi lo studio e l'approfondimento e l'elaborazione di una meditazione che Master Choa ha chiamato meditazione per l'unione con il sé superiore, noi arriviamo ad ascoltare, imparare ad ascoltare e a percepire i segnali del nostro sé superiore. Questo vuol dire fare insieme questa esperienza attraverso questa formazione che proponiamo. È una formazione aperta a tutti quanti coloro i quali hanno interesse sincero su questi temi, su questi argomenti. Un interesse sincero perché non c'è bisogno di avere altri tipi di conoscenze, ma semplicemente la voglia di conoscere sempre di più se stessi, non solo per ciò che vediamo, ma anche per quello che alcune volte percepiamo nel silenzio del nostro io. Per cui l'invito è quello di vederci per approfondire questi argomenti e, se desiderate, accedere anche a questo momento di formazione che facciamo tutte le volte su richiesta anche qui in associazione. Vi ringrazio e vi aspetto. Namaste.